So we need to rebuild our safety margins, our cushions in the system, because those give us resilience, and we have lost a lot of resilience over the period of our expansion. Italy is more resilient than a lot of places, but still it could improve. We have gone for economic efficiency instead, but what that means is get rid of all the safety margins because they cost something nobody wants to pay. But when you have a system that is maxed out, it is very brittle, and if you give it a kick, the risk is that it will collapse. Quello che invece noi abbiamo fatto negli ultimi anni, chiaramente puntare sull'efficienza economica, però abbiamo portato il sistema sempre più ai suoi margini, quindi il sistema è talmente in tensione che basta un niente per farlo per l'appunto crollare, per cui è veramente importante investire in quelli che sono i nostri cuscini di sicurezza e in quello che è l'azione di ricostruire la resilienza della quale noi abbiamo necessità. So we're going to have to reduce our energy and resource throughput. That is the amount of energy and resources that come in at one end and then are thrown out at the other in our waste streams. Natural systems never do that. We need to learn from nature to reuse the energy and resources that we have access to so that we don't waste them. Dobbiamo anche ridurre proprio anche il nostro utilizzo energetico, imparare proprio dalla natura in che modo l'energia viene fatta circolare e non gravita solamente a senso unico. What we really are going to have to do is build different institutions, because our top-down systems that are so dependent on tax revenues are not going to be delivering the public services that they have done. So we need to work at the grassroots level to build other ways of providing essential goods and services. So I more or less ignore government. I think government's role is usually to make a bad situation worse as expensively as possible. So I think it's far more important to concentrate on what ordinary people can do, because with relatively little money, but a lot of enthusiasm and organizational ability, people can do a lot to provide for the essentials of their own existence without having to rely on complex bureaucratic systems. I sistemi centralizzati e accentrati che viaggiano dall'alto al basso saranno quelli in primis a crollare. Quindi quello che noi possiamo fare è ricostruire, come dire, dei sistemi che partono dalla base. Lei dice, in genere io suggerisco di ignorare i governi, perché in genere sono coloro che tendono a peggiorare una situazione che sta già andando male e per dire, per questo per dire chiedono anche tanti soldi. Per cui investire soprattutto e far emergere quella creatività delle persone che poi sono quelle a portare delle nuove soluzioni. So we need to understand that the future belongs to the adaptable. The people who are able to say, that was then, that was my life then, circumstances have changed, I have to change with them. I have to do things differently, and not just I as one person, but as a community. If our communities are adaptable, then they can face different circumstances and manage to get through it anyway. Il futuro appartiene a colui che si saprà adattare, quindi colui che diventerà consapevole che gli scenari stanno cambiando e che per dire bisogna cambiare con gli scenari stessi e trovare nuove soluzioni, per cui adattarsi a quello che sono le situazioni che appunto andranno incontro a cambiamenti. So just to quickly look at the kinds of things you might want to do that are reasonably depression-proof, just very briefly. You don't want your income to depend on somebody else having a lot of spare money, because nobody will. You want to do very useful, basic things,
like supply essential goods and services, know how to repair things, perhaps be good at basic health care, things like that, would also help to be able to mediate human interactions. Because as hard as it is to share gains, it is much harder to share losses. And if your skill is in helping one side see the other side's point of view, you may be able to help things to get through hard times. Quindi lavori a prova di depressione, quindi non essere dipendenti da qualcuno che avrà del denaro a disposizione, perché è probabile che nessuno effettivamente sarà in questa condizione, e soprattutto focalizzarli su quello che può essere servizi essenziali e veramente il saper fare e saper proprio anche sviluppare delle competenze di tipo pratico ed essere in condizione di capacità di poter fornire quello che effettivamente può servire. And one thing that can also be very, very useful in hard times is basically providing an escape. So storytellers and performers of all kinds are worth a lot in difficult times. People used to go to see films in the 1930s even if they couldn't afford to eat. So sometimes just being really entertaining is a very good way to still be able to put food on the table. I'm somewhat biased in this regard because my son is an opera singer. Anche per esempio essere in tempi difficili è anche importante essere quasi dei buoni intrattenitori, perché le persone hanno ovviamente una necessità molto profonda di avere storie, di avere cose che magari rallegrano il cuore. Infatti anche negli anni 30 negli Stati Uniti, cioè, le persone andavano al cinema anche se magari avevano difficoltà a mangiare, proprio perché si manifestava ancora di più questo bisogno